Buongiorno a tutte ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Scusate la mia mise, oggi sono in modalità casalinga, ho molto freddo, direi addirittura Desperate Housewife, proprio della serie La vicina della porta accanto. Ho freddo stamattina, non mi sento un granché, però volevo girare questo video, altrimenti non lo giro più. È un piccolissimo video di come creare queste girandole al soutache, perché me l'hanno chiesto molte persone privatamente vedendo il mio video creazioni di questi orecchini che io avevo fatto al lobo, insomma senza il pendentino sotto. So che ci sono altri video simili, però essendo una tecnica base io vi mostro come li faccio, e perché non utilizzo la colla. Io lo sapete, l'ho detto più volte, io con la colla faccio pasticci, nonostante sia una persona in genere precisa, ma con la colla faccio veramente dei disastri abominevoli, quindi io non utilizzerò la colla. Quindi armatevi di ago e filo, e sto uscendo pazza, non so dove guardare. Armatevi di ago e filo, e io sto utilizzando ultimamente il Miyuki, e vi mostro come fare queste girandoline, ma non sono girandoline, perché in realtà questa tecnica cucita la si può poi applicare a qualsiasi forma di centrale. Questo è un rivolino chaton da 8, ma si può utilizzare ovviamente anche da 10, e si possono usare i triangoli, i quadrati, insomma qualsiasi forma, per poi giocare con questi moduli base anche in sovrapposizione. Spero di non fare torto a nessuno, ma presuppongo di no, è una tecnica base, per lo più insomma utilizzo ago e filo, e non mi sembra di aver visto tutorial di questi chaton utilizzando il Lazy Stiff Stuff, e quindi niente, lo condivido sperando di fare cosa gradita alle persone che me l'hanno chiesto in privato, e niente, ciao! Cosa vi servirà ovviamente per fare questi semplici modulini? Vi servirà un cristallo. Io qui sto utilizzando, per fare questo ho utilizzato questo chaton da 8. Vedete qui il triangolo, perché farò anche un elemento con il triangolino nel video, però replicheremo questo, poi tanto la tecnica non cambia tanto. Vi servirà un pezzettino di, in questo caso io sto utilizzando, scusatemi, Beading Foundation, ma eccolo qui. Dovrete fare un tagliettino a croce, e in modo tale che quando poi andiamo ad inserire, mettere la colla, andiamo a appoggiare in questo modo. Anche le mani, come vedete, sono in modalità Desperate Housewife, e quindi andremo ad incollare poi con la colla B6000. Vi servirà ovviamente, io sto usando un ago, questo è della Tulip, e sto utilizzando un filo della Miyuki semplicemente. Poi ci potete mettere goccine, cristalli, decorare come volete, e poi vi servirà un filo di soutache. Ovviamente non vi dico la lunghezza, perché dipende dal centrale che utilizzerete e da quanto poi volete fare grande il modulo. L'importante è che voi comprendiate veramente la tecnica per cucire, poi il resto viene da sé, viene con l'esperienza. La luce stamattina è veramente pessima, anche se in realtà è una giornata luminosissima. Allora, prima cosa, ora vi mostro il triangolino. Allora, ho incollato ovviamente, come vi ho mostrato prima, sulla Beading Foundation il mio triangolino. Ora taglio veramente a filo, cioè dovete osservare dall'altro e dovete tagliare a filo tutto quello che è in eccesso, anche queste puntine, tutto.
spero di fare un video decente. Allora, orientativamente io ho tagliato un pezzettino di soutache, questo sarà un 20-22 centimetri. Ora, questo è il primo che ho fatto. Come vedete, io parto da una punta a cucire. Questo ho girato in senso orario, in quest'altro caso girerò in senso antiorario. Ovviamente guardate sempre il verso delle piattine per fare questi modulini. Questa è una piattina di Bead Perles, questa di quelle laminate. Questa qua invece è di Hobby Perline, questa qui, o no, sì, penso sia di Hobby Perline. Questa qui invece è di Filincanto. Comunque in ogni caso guardate sempre il verso della piattina, cioè diciamo che il lato buono è quello che voi vedete più liscio, l'altro lato invece è sempre un pochino più zigrinato, anche se in realtà in questa tipologia di piattine, queste insomma laminate, queste un po' più spesse, non si nota tanto. Allora, quindi cominciamo subito. Abbiamo detto, qui ho girato in senso orario, ci devo pensare mentre faccio questa cosa, e qui devo cominciare invece in senso antiorario. Ops. Allora, questa piattina ha un lato che più, guardate, questo, vedete, è un lato molto laminato, l'altro invece è meno laminato, quindi mi piace il lato con più laminato e quindi vado da questo lato. Ok. Allora, mi posiziono in questo modo, ok, lascio una puntina libera, accosto semplicemente in questo modo, prendo l'ago, che ovviamente c'è il filo, e comincio semplicemente a cucire. Qui vedete, in questo modo, avvicino la piattina e semplicemente comincio a cucire. Entro, rientro, non mi devo tanto, ovviamente vedete che io vado in automatico, becco il centro e rientro nella beading foundation. Vado avanti, mi sposto un pochino e rivado al centro, vedete, e spingo. Faccio semplicemente questo lavoro con le mani, rientro sempre dal centro. Ovviamente i punti li posso fare anche un po' più grandini, perché, oddio che mani orribili, perché comunque poi ci andrò a girare ancora. Diciamo che il giro di cui mi dovrò preoccupare dei punti è quello finale, perché si vedranno all'esterno. Quindi proseguo veramente così, vado, quindi il primo giro direi che è quasi terminato, continuo ad entrare nella base e poi nella piattina, rientro. Ops, ora mi foravo un dito, ho tagliato un filo lunghissimo come sempre, no? Taglio sempre a caso, poi quando devo fare i video continuo sempre nello stesso modo. Penso che state vedendo che è di una facilità infinita, e diciamo che questa è la parte più difficile, perché il seguito è ancora più facile, perché qui abbiamo tra le mani un elemento piccolo 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 e quindi è più complicato. Tengo sempre bene con le mani. Vi mostro nel frattempo il davanti. Io quando faccio queste cose, ma in generale il soutache, cucio molto sul retro, cioè nel senso che utilizzando la beading foundation io
guardo molto il dietro e ormai ho preso questa mano, poi ogni tanto giro per vedere il risultato del davanti, che non sia completamente, insomma, devastante. Ok, arrivate a questo punto iniziale, aspettate, allora, arrivate a questo punto dove si incrociano le due piattine, ovviamente porto questa sul retro, ok? E qui sormonto con quella nuova, ok? Guardate, vedete? Questo è il davanti con le mani sistemate e sormonto. Una volta che ho fatto questo, aspettate, che ho girato le mani nel verso contrario, una volta che ho fatto questa operazione rientro e prendo piattina sopra, piattina più all'interno e passo all'interno della beading foundation e continuo in questo modo, mantengo e vado beading foundation e questo è il secondo giro. Ora, visto che il primo giro l'abbiamo fatto passando nella beading foundation, adesso possiamo andare proprio di lusso, perché mi rendo conto che il problema è quando uno deve passare in tanti passaggi, no? In tante piattine. Invece noi possiamo procedere velocemente in questo modo. Velocemente in questo modo. Aspettate che ho beccato il filo di laminato. In questo modo. Io ora vado un po' scomoda perché sto lavorando in senso antiorario. Aspettate e procedete così. Non so cosa si vedrà da questo video. Vado così, cioè vado dall'esterno, cioè faccio in questo modo, cioè io vado in questo modo, non entro più ed esco, ma sormonto, rientro nelle due piattine sempre al centro e vado, sormonto e vado, mantenendo con l'altro dito ovviamente la piattina, sormonto. Se questo vi dà fastidio, come nel mio caso, lo tagliamo quello che era in eccesso. Non tagliate troppo sotto, ecco, ne tagliamo un po' giusto che non ci dia fastidio. E così vado, proseguo, proseguo. Come vedete non è che ci voglia tantissimo tempo, cioè lo sto facendo veramente con voi, entro dappertutto ed è comodo perché non c'è il problema che l'ago poi dopo non voglia entrare, se c'è la colla, se ci devi fare dei decori, scusate, dei decori dall'altro lato. Io sto lavorando sempre sul retro, vi mostro ogni tanto il davanti. Questo lo dobbiamo ancora cucire. E qui veramente non sussisterà più il problema di preoccuparmi di sporcare le piattine, di assolutamente niente. Procediamo semplicemente cucendo. Cucendo e mantenendo la piattina. Ovviamente io sto cucendo in senso antiorario. L'orario, cioè al contrario, nell'altro senso, è la mano che mi facilita ed è quello che in automatico faccio sempre per prima. Quindi, come vedete,
non so se ho ripreso o no, vabbè, comunque ogni tanto io mi sposto e non mi rendo conto. Non so se riuscite a vedere, questi sono i fili, quindi io entro, sormonto e vado avanti, entro, sormonto e vado avanti, e farò questo fino alla fine. Io nel mio caso, in questo caso, ok, ho fatto 4 giri. Dove comincio a contare i giri? Questa, vedete, è la prima piattina, quindi io dove comincio? Qui, poi chiudo, quindi da qui comincio a contare un giro, 2 giri, 3 giri, 4 giri. Questo ve lo dico per fare dei moduli uguali. Come vedete, io qui ho ancora da cucire perché ho cominciato qui, quindi sono 1, 2, 3. Una volta arrivata qua non devo più cucire esternamente, ma devo passare dall'interno, altrimenti i punti si vedranno. Proseguo. Quindi andiamo avanti. Mi spiace perché non vorrei che venisse un video lunghissimo, però non voglio fare tagli per farvi capire che è veramente facile. Io da quando ho scoperto l'Assistive Stuff, la Beading Foundation, ho finalmente abolito il mio problema, il mio cruccio con la colla, con cui non ho un ottimo rapporto, cioè la utilizzo solo per i retro e per incollare il cabochon alla base. Lo utilizzo anche quando uso le pietre e quant'altro. Scusate il citofono, perdonatemi. Allora, siamo nuovamente all'incrocio, ecco qui. Ora vado ad osservare il davanti, per capire, ok, quindi sono al terzo, 1, 2, 3. Ora non posso più cucire sormontando, ma devo andare internamente ed esternamente, cioè devo andare attraverso le piattine, perché altrimenti mi si vedrà il lavoro. E faccio semplicemente come si fa sempre col soutache. Entro, mi sposto un pochino, prendo il centrale della piattina e vado e rientro. Ovviamente se utilizzate il nylon, ok, va bene qualsiasi colore, ma se utilizzate il Miyuki cercate di prendere comunque, in ogni caso, anche se facciamo sempre puntini piccoli, di prendere sempre un colore. Queste unghie fanno veramente orribili, fanno schifo proprio. Di prendere un colore che sia similare. Allora, io sinceramente quando faccio qualche mercatino porto sempre questi piccoli modulini, perché al lobo o con qualche pendente, oppure abbinati, perché piacciono sempre. Come vedete io l'ho fatto in diretta con qualche difficoltà, ma ci vogliono veramente una da sola, con la mia calma, senza il pensiero della telecamera, dell'inquadratura, ci vogliono veramente 10 minuti. Si spreca un po' di filo, si spreca tra virgolette, perché secondo me non è sprecato, anzi verrà un modulo bello, bello rigido. Quindi come vedete io entro ed esco, prendo un paio di piattine e rientro. Procedo sempre così. Abbiamo quasi finito, perché il problema è l'inizio e la fine. L'ho fatto tutto quanto con voi, come vedete. All'interno è bello cucito, ma dall'esterno
direi che non c'è nessun tipo di problema. Ok, ultimo pezzettino. Io procedo sempre così. Forse avrei dovuto utilizzare una piattina non troppo luminescente, però questi modulini, essendo così semplici, almeno uno gioca con la piattina e con il colore del cristallo. Entro ed esco. Oh, oh. Aspettate, mi sono beccata la piattina. Quando succede questo siate sempre caute, non tirate con troppa violenza, altrimenti ecco, vi tirate tutto il lavoro dietro. Qui siamo arrivati alla fine, quindi 22 cm per i triangolini, va bene, l'accendiamo. Ed ora cosa facciamo? Dobbiamo finire così, quindi vi mettete sul davanti, questa è la parte che sporge, vi mettete così, posizionate sul davanti, guardate che il triangolino sia fatto bene e cucite prendendo ovviamente tutte le piattine. Ok, ve lo girate un po', purtroppo il sutage si gira e si rigira e si rigira così, e poi ovviamente passate un po' di volte la messa a fuoco fa schifo. E poi per bloccare questa parte, ovviamente noi tutto questo lo andremo a tagliare, però un piccolissimo pezzettino per tenere la curvatura, vedete, io passo con l'ago così trasversale. Allora ragazze, io non lo sapete, io vi dico quello che faccio io, poi ovviamente ognuna trova il suo metodo. Quando uscite fuori potete decidere sempre voi il da farsi. Ovviamente il bello della diretta è che è uscito l'ago, il filo dalla cruna, lo sto rinfilando al volo, ecco qui, e rientrate in questo modo. Il modulino è finito, tagliate, puntina qui di colla, dopodiché ci andate semplicemente a mettere uno di questi da incollo, nulla toglie ovviamente che voi possiate mettere delle perline e metterci la monachella, perché guardate, guardate così, in questo modo, due elementi uniti anche su un bracciale oppure sovrapposti, cioè veramente ci si può giocare tanto con la fantasia. L'importante è che voi abbiate capito il metodo. Quindi poi puntino di colla e si procede. Ora cercherò di girare il video di questo, sperando che almeno uno dei due si veda chiaramente. Ciao e un bacio! Ve lo mostro veramente da vicino. Cioè è perfettamente incastonato, cucito, piatto e direi, non voglio dire perfetto perché non voglio fare la presuntuosa, però penso che non abbia nulla da invidiare a quelli fatti con la colla, o se uno utilizza la colla. Cioè, secondo me così io mi risolvo tanti problemi, perché se qui su per esempio ci volessi cucire qualche elemento, qualche fiore, qualche perlina, non essendoci la colla, io posso fare quello che voglio, posso ripassare a cucire delle perline, quindi io promuovo ago e filo, nel senso che per me si può fare
e non vedo perché utilizzare la colla. Non me ne voglia nessuno, questo è il mio metodo e io lo condivido, anche perché veramente, guardate, cioè, si può giocare con il chiaroscuro, con l'alternanza delle forme, a fare anche dei ciondoli, no? Dei ciondoli un po' strange. Vabbè, questo poi ve lo vedete voi. Niente, triangolini al lobo. Ok, procediamo col fare questo modulino invece, sempre con la tecnica del soutache, cucendo. Anche in questo caso ho incollato un pezzettino di beading foundation o di lacy stiff stuff a questo piccolissimo rivolino da 8 shadow, non mi ricordo mai come cavolo si chiamano, comunque sono quelli conici che hanno la punta conica da 8. Ho fatto un taglietto sul retro ed ho incollato. Ovviamente io ci metterò anche una goccina dopo e qualche mezzo cristallo e qualche perlina per decorare. E niente, in questo caso ho tagliato, questa è più grande la girandolina rispetto a questa, e quindi ho tagliato un 32 centimetri di piattina soutache. Poi ragazze, basta che voi prendete il filo, arrotolate senza cucire, cioè prendete la piattina, arrotolate, mantenete e vi regolate più o meno sulla grandezza che vi piace. Allora, devo cambiare postazione perché qui non si vede nulla, meno di prima secondo me, vero? Vabbè, proviamo. Allora, vediamo, qui giravo in senso antiorario, quindi questo lo farò in senso orario. Allora prendiamo ovviamente la nostra bella piattina e manteniamola in questo modo. Allora, cominciamo così, come se volessimo incastonare normalmente. Mi giro il lavoro, guardate sempre il verso delle piattine e comincio a cucire. Entro sempre ago e filo della Miyuki, io sto utilizzando un filo blu, entro ed esco, mantengo ben fermo, centro la piattina. Ovviamente questa poi è una questione di manualità, il fatto di centrare la piattina si acquisisce un po' col tempo, ma voi non demordete. Tutti con un po' di buona volontà possono imparare. Se ce l'ho fatta io, potete farcela anche voi. Quindi, vedete, io sto continuando a mantenere l'estremità. Entro ed esco senza curarmi tantissimo, insomma, delle dimensioni del punto, perché comunque poi ci andrò a ripassare svariate volte. Forse così mette più a fuoco? Non lo so, c'è una messa a fuoco schifosa. Ok, ora siamo qui nell'incrocio. Cosa devo fare? Questa va su e l'altra va giù, in questo modo. Ok, vi rigirate il lavoro, mantenete bene con le mani e cucite, passate anche in quella di su e rientrate in tutte e due le piattine e anche nel lacy stiff stuff, piattine e lacy stiff stuff. In questo punto dove le due piattine vanno vicine fate qualche punto in più, siate brave. Allora, questo è il davanti, ok? Benissimo, unghie schifose, però si vede, la messa a fuoco è decente. Ora procediamo, cominciamo a cucire.
Ecco, non ho messo la colla qui, cosa che faccio sempre, ed ora questi fili mi daranno un fastidio immenso, già lo so, tra un po' piglio e taglio. Ecco, comincio già così, il bello della diretta, io sono sclerotica, mi raccomando voi non fate lo stesso, perché poi se tagliate troppo si sfilaccia la piattina, io dopo ci metterò un po' di colla. Ok, quindi procediamo, cuciamo. E come ho mostrato per il triangolo, Dio non so se metterò prima quel pezzetto di video questo, sormonto, anziché entrare ed uscire, io sormonto, cioè vado col filo davanti e procedo in questo modo. Quindi vedete che si formeranno, vedete? Questa è la cucitura. Beading foundation e le piattine. Penso che sono riuscita a mostrare. Io esco, faccio in questo modo e vado avanti. E vado avanti. Penso che sia stata abbastanza, e vado nuovamente così. Quando non c'è la colla, tutta questa operazione beading foundation, piattine, mi raccomando, uscite insomma al centro, fate attenzione che il filo non vada sul davanti. È vero che noi poi dopo andiamo con gli altri giri su, però comunque ci vuole un certo criterio, non è che io spunto qua davanti con l'ago e tiro sul retro, no, dobbiamo sempre essere comunque ordinate e cucire con un criterio. Quindi così e procedo. È veramente facile, facile, facile. Vedete, si sta creando una sorta proprio di raggiera. Che ovviamente sul davanti non si vede nulla, sul retro cucito, sul davanti no, e procedo così fino ad arrivare alla larghezza desiderata. In questo caso comincio a contare da qui, dall'incrocio, un giro, 2 giri, 3 giri, 4 giri, 5 giri, a 6 dove ho cominciato, comincerò poi a fare il ricciolino, quindi devo fare 6 giri. Procedo a cucire e mi fermo all'ultimo giro così, perché ovviamente l'ultimo giro non potrò fare questa operazione perché altrimenti si vedrà il filo dall'esterno. Quindi io procedo così fino al quinto giro. Il sesto giro invece devo fare il solito metodo di entrare e di uscire. Ok, sono arrivata all'ultimo giro, vedete? Sono qui, quindi adesso procedo facendo il nostro solito, vedete la raggiera come si è venuta a creare. Utilizzo sempre il solito metodo, entro al centro delle piattine, faccio un puntino e rientro. Esco, mi porto un po' più avanti e rientro, sempre centrando le piattine. Io sto utilizzando quest'ago della Tulip che a mio avviso è veramente eccezionale. Entro ed esco. Come al solito, scusate, ogni tanto mi perdo. Ops. Sempre centrando. Come vedete io prendo sempre 3-4 piattine, questo è sempre il davanti.
caruccio caruccio. Perché ho girato oggi questo video? Perché dovevo fare questi orecchini per una commissione, visto che tante persone più volte mi hanno detto dai, facci vedere come fai le girandoline senza colla. Allora ho detto ok, ora vi mostro come fare le girandoline senza l'ausilio della colla. Ok, devo arrivare qui per fare poi il ricciolino, quindi ogni tanto giro per guardare, se no continuo a cucire, cucire, cucire e non mi rendo conto del punto in cui sono, perché io lavoro tutto sul retro, come avrete notato. Ok. Ah, ma non finisce più questa girandola. Orecchino girandola infinita. Oh, queste girandoline, anche triangolini in verità, che dopo vi mostrerò, piacciono molto. Sono carini perché non sappiamo che gli orecchini al soutache sono abbastanza elaborati, insomma elegantini, e non tutti amano, quindi quando vengono al banchetto del mercato e mi chiedono qualcosa di piccino, ok, ce l'abbiamo fatta, qualcosa di piccino, ecco qua. Questa è la girandolina, ovviamente ora ci farò il ricciolino sotto. Vado a prendere l'altro, a vedere se è uguale. Per sicurezza fatelo sempre. Ok, direi che sono uguali. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ok, cosa faccio? Fisso bene questo punto prima di andare a mettere il nostro cipollottino, quindi entro e esco un paio di volte, riesco. Io poi ci tengo che il cipollottino parta in corrispondenza di dove c'è l'inizio della piattina. Vi ho detto che una girandola debba essere una in senso orario, una l'altra in senso antiorario, perché poi anche questo ricciolino deve essere invertito. Vabbè, sono tutte cose che la mia mente elabora, che non so se sono sempre positive, però penso che in questo caso con l'aggiunta della goccia sia doveroso. Anche in questo caso metto il mezzo cristallo, poi mi giro la piattina e vado dritta per essere sicura che il cipollottino venga posizionato così. Quindi mantengo, rientro e passo. Quindi faccio questa operazione spuntando sempre al centro, vedete? Ok, quindi passo un paio di volte, dopodiché devo fissare questo, ovviamente, sul davanti lo guardiamo insieme, ok, dopodiché fisso in questo modo. Allora io vado tra le due piattine, spunto, vedete? Tra le due piattine, quindi fisso prima qui. Io continuo a dire che vi dico quello che faccio io, poi fisso anche laterale in questo modo, sia da un lato che dall'altro, così 45 45, centro piattina qua e piattina là, cioè sto cercando veramente di mostrarvi tutti i passaggi che faccio. Do un altro puntino qui, avanti e indietro. Io vado in automatico ovviamente perché ho un po' di mano, voi prestate un pochino d'attenzione. Ah, dobbiamo mettere la goccia, me l'ho scordata. Mi ero dimenticata della goccia, quindi riesco qui, esco da questo punto. Io non so se lo dico, non tirate mai tanto il soutache, se no si vedono poi i punti in cui voi tirate. Ok, qua cosa ho messo? Ok, avevo messo un micro cipollottino ed un micro, questo cipollottino micro,
poi metto questa goccia, ok, e poi metto una 11 e rientro dappertutto, ok, rientro nella goccia, cioè entro nel soutache, rientro dappertutto e tiro, controllo bene, ok, direi che sono uguali. Ops, ecco qui, il modulino è finito. Ok, ora non vi resta che far cosa? Mettere o su un altro elemento tipo questo o una rondellina piccola come faccio in alcuni casi, o delle perline, fate un archetto qui su con 4 perline e ci mettete una monachella, sta veramente a voi decidere, o altrimenti mettete uno di questi perni che già ho mostrato da incollo, poi rivestite, qua si vedono bene tutti gli archetti, poi rivestite con l'Ultra Suede, tagliate questo in eccesso, rivestite con l'Ultra Suede e il gioco è fatto. Ok, direi che ci possiamo salutare. Oddio, mi sa che ho fatto un giro in più. No, ok, effetto ottico. E niente, un bacione a tutte. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato interessante. Io ci ho provato. Spero di non destare, insomma, come dire, di non creare problemi ad altre creative che hanno fatto questa tipologia di video. Io ne ho data la mia interpretazione di queste girandole, di questi modulini cuciti. Niente ragazze, un bacio e buona creatività a tutte. Ciao! Scusate, dimenticavo, ovviamente qui sono passata una sola volta, ma dovete ripassare 3 volte almeno per fissare la goccia. E niente, finalmente un po' di luce. Mi sa che nel video non era così bella e luminosa. E niente, vi mostro questo finito. Come vedete le cuciture non si vedono e nulla. Spero che il video vi piaccia e divertitevi con tutti questi modulini da combinare tra loro. Girandoliamo. Ciao!